Ciao ragazzi, con il metodo che sto per farvi vedere, è semplicissimo riuscire a replicare la conicità di un cono Morse. Dovete prestare attenzione e avere qualche piccolo accorgimento. Anche se all'apparenza vi basta prendere una piastra rettificata, in realtà è necessario posizionare correttamente anche il carro longitudinale, per non incorrere nel problema che vi ho appena mostrato. Per risolvere questo inconveniente, vi basta spostare la torretta più indietro. In questo modo la torretta si troverà vicina al fulcro di rotazione della slitta, e andando a battuta con la piastra rettificata, riuscirete a copiare in modo estremamente preciso qualunque conicità desideriate fare. Per questa lavorazione, basta un utensile da tranciatura e una barra filettata. Ci tengo a precisare che ci sono ancora altri metodi per poter fresare i particolari al tornio, ma questo è decisamente rapido ed efficace. La barra filettata ha lo scopo di creare l'avanzamento del pezzo da scanalare. In questo modo è possibile tenere fermo il carro, e l'unica parte che si muove è la corsa della contropunta. Per fare in modo che la contropunta rimanga libera, è sufficiente sganciare la vite di spinta. Mi auguro che anche questo video vi possa essere utile. Grazie. Lavorando certi metalli, come il bronzo, l'ottone duro o la ghisa grigia, vi sarà sicuramente capitato di trovare a fine lavorazione i trucioli sparsi ovunque. Guardiamo quanto materiale viene sparso durante questa passata. Questo succede perché sono materiali fragili e mancano della duttilità necessaria per un'apprezzabile deformazione plastica del truciolo. La quantità di deformazione che il truciolo subisce è limitata dalla rottura ripetuta dello stesso, infatti la loro caratteristica è quella di formare trucioli corti. Per velocizzare il video ho optato per dare una soffiata. L'ideale sarebbe aspirare i trucioli, per fare in modo che non possano andare a compromettere le guide. Detto questo, potrò farvi vedere la differenza, con un semplice trucco che utilizzo per evitare di avere trucioli ovunque. Se il particolare da tornire ha bisogno di lavorazioni lineari, come la sfaccettatura o tornitura longitudinale, normalmente utilizzo un semplicissimo spazzolino appoggiato sopra l'inserto. In altri casi è possibile utilizzare setole più lunghe, in modo da accompagnare l'utensile nella lavorazione. Vediamo insieme come si comporta ora l'utensile e il metallo. Ho fatto diverse passate su questo pezzo di bronzo che ho utilizzato solo come dimostrazione, ma i trucioli, come potete vedere, non sono più sparsi ovunque. Guardate la differenza con un'immagine ripresa all'inizio del video. Spero che questo suggerimento possa essere utile anche a voi. Grazie.
questo periodo ho ricevuto moltissime richieste per riuscire a fare degli esagoni, avendo a disposizione solo il tornio. Quindi in questa sequenza di video ho ripreso un tutorial che avevo fatto, inerente proprio alla realizzazione di un esagono realizzato al tornio. Se volete vedere il video completo con ulteriori dettagli, è sufficiente cliccare sui link in descrizione o guardare direttamente sul mio canale. Con un po' di attenzione si riesce ad ottenere livelli di precisione elevati. In ogni caso è pur sempre una soluzione più laboriosa rispetto all'utilizzo di una fresatrice. Vi ringrazio per essere sempre più numerosi e mi auguro che questi video vi possano essere di aiuto. Grazie.